in Belgio ci sarà questa finale. Tutti i migliori piloti della Club 100 in UK, dell'RMAX in Italia e dei diversi campionati del mondo si scontreranno in questo evento inaugurale. Oggi alla Winter Cup ci sono in palio i ticket per questa gara. Ciao e benvenuti su Fil FM Kart Racing. Siamo alla pista South Milano per la Winter Cup RMAX. Fa un freddo incredibile, quasi sotto zero. L'ultima gara di questa stagione, ricca di emozioni. In palio ci sono i ticket per la Rotax Racing Club. È una gara che si terrà a fine maggio in Belgio, una pista storica nel mondo karting. Questo evento metterà insieme i migliori piloti di tutti i diversi campionati che in ogni stato corrono equipaggiati con i loro motori Rotax da 23 cavalli, due tempi, simili a questo dell'RMAX in Italia, quindi includerà Club 100 in UK, altri campionati in Canada, US, Cina e molte altre regioni. Rotax vuole creare una competizione simile a quella delle Grand Finals, che sono considerate, diciamo, le Olimpiadi del karting. Questa di Ottobiano è una pista molto tecnica, un tracciato molto lungo. Ho corso qui anche in modalità anti-oraria, quindi in contromano. Infatti potete vedere i miei video con gli onboard direttamente sul mio canale. Abbiamo tanti piloti che arrivano anche da altre nazioni europee. Le temperature oggi sono abbastanza rigide per un autunno che è arrivato quasi all'improvviso. 10 gradi, quindi la temperatura dell'asfalto è molto bassa. Sono 15 ticket ufficiali a disposizione e da essere conquistati, 10 per quella che riguarda la categoria SK1 per le finali Rotax Racing Club International Finals che si correranno a maggio a Karting Genk in Belgio. Quindi è un'ottima opportunità per i piloti, perché tra l'altro è la prima gara su cui questi ticket possono essere staccati per arrivare direttamente alle finali. È uscito il sole qui ad Ottobiano. Con i piloti della categoria SK1, loro round di qualificazione per il primo hit, sigla la pole position provvisoria e aveva già fatto siglare nell'ultimo round di prove libere la migliore prestazione. Infatti adesso si migliora con un 1.05.407 e per ora l'unico pilota ad andare sotto il muro dell'1.06 in questa manche di qualificazione. Vediamo poi successivamente, oltre alla top 5, vediamo allora Cioni Lorenzo in 1.06.652, si è migliorato nel secondo giro, Siletti Edoardo 1.06.761, Fiorini Filippo. Vedremo se nei prossimi giri riuscirà a migliorare quello che è la sua posizione in griglia. Il traguardo, tutti i piloti in terza posizione. Abbiamo Fiorini Filippo. La partenza è molto difficoltosa, il formation lap, il via del direttore di gara. Ventola ora la bandiera verde per partire. Vediamo le prime due curve scivolano via come se fossero
tutte tranquille, nessun contatto, nessuna complicazione per i piloti, come invece è avvenuto nella categoria junior. Li vediamo ora sfrecciare qua davanti a noi nel secondo settore. Vediamo al passaggio del primo traguardo Holler Dennis in prima posizione, seguito da Cajopier a 2 decimi di distacco, Fiorini Filippo che ha perso un pochino di distacco a 1 secondo, Cioni Lorenzo cerca disperatamente di agganciarsi per una disperata scia e cercare di conquistare la leadership della corsa. Vediamo Holler Dennis, Cajopier, Fiorini Filippo. Vediamo Holler Dennis che aumenta il suo vantaggio a 3 decimi e mezzo di secondo rispetto a Cajopier, mentre Fiorini Filippo anche lì non riesce a mantenere il ritmo dei primi due e il suo ritardo adesso ammonta a 1 secondo e 6 decimi. Vediamo, si parte con il terzo giro della gara con Cioni che recupera una posizione e invece ne perde 2 Fiorini Filippo. Alla metà degli 8 giri previsti per questo primo hit della categoria SK1 riesce a mantenere la prima posizione e riesce a comandare questo hit, a seguito da Cajopier che perde ancora qualche decimo nei suoi confronti. Cioni Lorenzo, Ricca Salvatore, Fiorini Filippo, Zenon Andrea, Rupi e Safronova. Cajopier, seconda posizione, continua a perdere qualche decimo al giro rispetto a Holler Dennis che sta tranquillamente amministrando questa prima posizione. C'è un'uscita di pista, si è girato in accelerazione di curva 2, giro 6. Cajopier è sempre in seconda posizione, Cioni Lorenzo, Ricca Salvatore, Fiorini Filippo, Zanon Andrea, Rupi e Safronove. Ricca Salvatore è colui che è incappato in quel testa coda e scivola in settima posizione. Grande sfortuna per quarta posizione Fiorini Filippo. Aggiornamento dopo hit eliminatoria 1, ci siamo qualificati terzi, chiuso quarti, c'è stato un contatto al secondo giro con un altro pilota che è entrato un po' aggressivamente, diciamo, purtroppo nel contatto ci ho perso io, ci siamo agganciati e ho perso 2 posizioni. Peccato, è andata male, ci rifaremo in hit 2. Nel nuovo format regolamentare ripartiremo quarti nella seconda hit. Pronti per la partenza? Palermo Mauro, Carlo Ris, una sfida tutta da seguire. Batteria 2, gruppo C, partiamo in P4, ma già dalla partenza le cose vanno nel verso sbagliato, infatti perdo 4 posizioni, da P4 scendiamo a P8, rimaniamo per 3 giri di fila in P8, poi in P9, poi di nuovo in P8, insomma un roller coaster. Fiorini Filippo un pochino più staccato. Non è stata una batteria molto fortunata per me in termini di sorteggio di kart, probabilmente questa è stata la batteria in cui ho preso il kart peggiore o uno dei peggiori dell'evento e purtroppo non siamo stati competitivi. La bandiera scacchi è pronta per essere sventolata, attenzione eventualmente a successive penalità da parte della direzione gara. Alla fine chiudiamo in P7, ma dopo le penalità di altri piloti passiamo in P5. All'atto conclusivo, oggi si decide il vincitore dell'edizione 2025. Messi in palio 10 ticket per la partecipazione alla Rotax Racing Club International Finals. Ci siamo, 26 piloti, solamente un vincitore. Il via della finale della Winter Cup 2025 targata TB Kart. Vediamo, si aprono già ventaglio in prima curva. Già grandi scambi di posizione. Vediamo ci sono già contatti tra diversi piloti dello scambio di direzione tra la prima e la seconda curva. Grande caos al centro gruppo, oh mamma mia, tanti contatti, tanti piloti fuori. Che avvio di finale.
Vediamo Holler Dennis in prima posizione, il kart numero 1, 11° Fiorini Filippo. Nelle prime posizioni non ci sono grandi stravolgimenti di posizioni, grande corpo a corpo, grandi contatti, si preannuncia già dal primo giro una grande finale. Nuovo giro record 1:06.105, c'è grande bagarre soprattutto al centro gruppo dove tanti piloti si trovano a fare corpo a corpo, side by side, arrivando in curve, aprendosi a vantaggi. Ricordiamo che le prime 10 posizioni danno la possibilità di qualificarsi per la Rotax Racing Club International Finals al Karting Ranking Belt. Intanto andiamo a vedere Fiorini Filippo, passa Kellow Reese che scivola in 10ª posizione, tutti attaccati. Le posizioni di testa sono veramente infuocate, non si stanno risparmiando nulla questi piloti questa sera, ci stanno dando davvero tanto spettacolo. È vicino Guerreschi all'interno, prova a buttarsi all'interno di Olle Rune, mamma mia che sorpasso, dove si è creato il posto, Guerreschi Andrea, mamma mia il pilota italiano, che classe, si conquista di forza la posizione, ma non ci sta Holler Dennis che ritorna a favore in curva 3, solo così potrà vincere. Attenzione, mamma mia, all'esterno di curva 4 ci prova ma non ci riesce, è possibile, cambio di traiettoria in curva 5, Guerreschi Andrea in curva 5, incredibile, che sorpasso, la classe unica, 1,5 secondi dalla coppia. Vediamo adesso che cosa è successo nelle restanti parties. Ultimo giro, vittoria per Guerreschi Andrea davanti a Holler Dennis, 7° Fiorini Filippo, qualificati per la International Finals Rotax Racing Club. Holler, Palermo, Cioni, Barca, De Filippo, Fiorini, Cimini, Sidoti e 10° Furman. E dalla pista South Milano si conclude la Winter Cup. La finale A si è conclusa da poco. In notturna abbiamo avuto un buon passo, aiutati da un sorteggio del kart positivo. Siamo risaliti da P16 a P6, il che ci garantisce l'accesso alla Rotax Racing Club. Nel mondo Arrive and Drive, Rotax con questa gara ha sicuramente alzato l'asticella. L'aver ottenuto un ticket di partecipazione è stata sicuramente una cosa molto importante. Il sipario quindi si chiude su tutte le attività RMAX del 2025, si chiude in positivo. Se avete delle domande fatemele nei commenti di sotto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!